Ciao amici del benessere e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo di fibromialgia. Che cos'è? E il massaggio può essere d'aiuto? In che modo? Chi è affetto da fibromialgia dichiara di avere dolori in tutto il corpo. Sembra essere la seconda malattia reumatica in Italia dopo l'artrosi. Infatti ne sono affetti 4 milioni di persone e il 90% di queste persone sono di sesso femminile. Sembrerebbe quindi che le donne siano più soggette ad ammalarsi di fibromialgia. La fibromialgia può essere associata spesso ad altri disturbi di tipo gastrointestinale, dismenorrea, astenia, disturbi del sonno e depressione. Come avviene la diagnosi? Non esiste ad oggi una diagnostica per immagini né esami di laboratorio che possono refertare con precisione questa malattia. L'esame infatti avviene per esclusione. Si fanno una serie di esami, di valutazioni per escludere altre malattie che potrebbero avere dei sintomi simili, dopodiché si procede con un esame obiettivo della persona, si fa un'anamnesi accurata della sua storia familiare. Inoltre esistono dei punti che vengono chiamati tender points, da non confondere con i trigger point. Questi punti ne sono 18 e sono sparsi per tutto il corpo. Se almeno 11 di questi punti risultano particolarmente sensibili e dolorosi, insieme ad altre valutazioni obiettive, allora si può dichiarare che la persona sia affetta da fibromialgia. Quali sono le cause di questa malattia? Ebbene, non si conoscono. C'è chi ipotizza, secondo studi più recenti, che sia una malattia di origine autoimmune. Ad ogni modo si è osservato che durante le fasi di sonno profondo, cioè quelle che vengono dopo la fase REM del sonno, questo sonno profondo che viene chiamato fase delta, generalmente durante questa fase i muscoli tendono a perdere tono muscolare, questo per permettere un riposo maggiore e un recupero delle energie fisiche sia dei muscoli che dell'intero organismo. Nel soggetto fibromialgico invece durante la fase delta i muscoli si irrigidiscono. Questo genera un cattivo riposo, quindi la persona tenderà a svegliarsi stanca, con la sensazione di non aver riposato bene e con questa sensazione di dolori dappertutto. Sembra infatti che il sistema ortosimpatico, il sistema di attacco o fuga, sia particolarmente eccitato durante queste fasi di sonno profondo, per cui metta l'organismo in uno stato di allerta e di stress, per cui la persona la mattina si sveglia con questi sintomi tipici della fibromialgia. Questa situazione di cattivo riposo e di dolori dappertutto al mattino porta la persona negli anni ad assumere un atteggiamento di rassegnazione e di depressione. Ma quali sono le caratteristiche psicosomatiche che un operatore del benessere deve tenere in considerazione? Diciamo che i fibromialgici hanno delle caratteristiche caratteriali accomunanti. Ad esempio, il fibromialgico tipico potrebbe sembrare una persona apparentemente molto flessibile ed elastica. In realtà sembra essere l'opposto, ovvero una persona perfezionista e intransigente. Un altro aspetto interessante è la caratteristica di prendersi eccessive responsabilità, sia nella vita familiare che nella vita lavorativa. Sentono l'esigenza di controllare non solo la loro vita, ma anche quella degli altri. Ma più che controllare direi supervisionare, perché se le cose vanno bene o le cose vanno male nella loro vita o nella vita degli altri, pensano che questo dipenda da loro. È una loro responsabilità e ripeto, sia nella sfera familiare che in quella lavorativa. Ma il senso del dovere si trasforma presto in senso di colpa se le cose cominciano a non andare più nel verso giusto, se la persona pensa di non avere più il controllo o la supervisione della sua vita o della vita delle persone che stanno intorno a loro.
E potrebbe essere, secondo molti esperti, psicologi, proprio in questo senso di colpa che si vive a livello inconscio, la causa dell'insorgenza di questa malattia. Secondo gli esperti, a questo punto l'inconscio comincia a mandare dei segnali di insofferenza. L'organismo invia degli input di dolori che provengono un po' da tutto il corpo. Il dolore è un sistema è un meccanismo di protezione per l'organismo. Infatti, quando noi ci scottiamo o tocchiamo qualcosa di pungente, ritiriamo subito la mano, perché quel dolore ci fa mettere in protezione la mano. Questo ovviamente può valere per tutto. Il dolore del fibromialgico potrebbe avere una funzione molto simile. È come se il corpo cominciasse a creare dei dolori dappertutto, come per dire: adesso non puoi prenderti più tutte queste responsabilità. Adesso non è più il momento di farti venire più questi sensi di colpa. Adesso basta di cercare di risolvere i problemi di tutti. La fibromialgia comincia quindi a diventare una scusa o un escamotage che l'organismo guidato dall'inconscio trova per ridurre la sua pressione interna. E quindi è come se volesse dire alle persone: vorrei aiutarti, ma non posso perché ho dolore dappertutto. Potrebbe sembrare una spiegazione semplicistica, ma semplice purtroppo non significa di facile soluzione. Quindi il massaggio fa bene per chi è affetto da fibromialgia? Non sempre. Massaggi troppo invasivi, come il decontratturante o uno sportivo, con lo scopo di togliere le tensioni muscolari generate, potrebbe invece acutizzare i sintomi. Sembra invece che il massaggio prediletto per chi ha questa patologia sia lo svedese. Il suo lavoro sul sistema venoso, le sue manovre meno forti e profonde danno un maggiore senso di benessere e sembra essere più tollerate da chi è affetto da fibromialgia. Il massaggio inoltre elimina i depositi catabolici dell'organismo attraverso la circolazione venosa e riduce gli edemi linfatici. Il contatto fa generare al nostro organismo sostanze come le endorfine o la serotonina, che sono degli ormoni tipici del benessere. Favoriscono inoltre anche i ritmi di veglia e sonno e sono degli antidepressivi naturali. Le manovre del massaggio svedese, inoltre, aiutano a ridurre l'eccitabilità dei nocicettori del dolore, ottenendo quindi un effetto antalgico, che per il fibromialgico è qualcosa di straordinario. Altri massaggi che possono essere utili per chi è affetto da fibromialgia possono essere il massaggio californiano, che è un massaggio psicosomatico. L'operatore ben preparato in questa tecnica può lavorare sui morfotipi più adatti per aiutare questa persona. Anche lo shiatsu, eseguito però con delle pressioni un poco più leggero, può essere molto utile per ripristinare un po' il circolo energetico. La riflessologia invece, limitando il contatto fisico ai soli piedi, potrebbe essere anche meglio tollerata da chi è affetto da fibromialgia. Ad ogni modo, il massaggio mette la persona in una condizione particolare, in quanto il benessere che ne deriva ha anche un effetto sul rilascio emozionale. Questo creerebbe il terreno adatto per dei cambiamenti mentali di questa persona. Innanzitutto ci sarà una consapevolezza, quindi una presa di coscienza da parte della persona di quanto lei stessa abbia contribuito all'insorgenza di questa malattia attraverso, ad esempio, programmi mentali, delle convinzioni o degli atteggiamenti che l'hanno portata ad avere, ad esempio, i sensi di colpa di cui parlavamo prima. Una volta che si è generata questa consapevolezza, poi è il momento di apportare dei cambiamenti e il massaggio nel corso del tempo potrebbe essere un ottimo modo per accompagnare questa persona durante questa fase di trasformazione e di lavoro su se stessa.
cambiamenti che devono includere i suoi atteggiamenti, delle innovazioni della sua forma mentis e l'abbandono di vecchi e perniciosi schemi. Spero che anche questo video un po' più particolare dedicato alla fibromialgia ti sia piaciuto e che tu lo abbia trovato utile. Ti invito per questo a comunicarmelo attraverso un mi piace e anche a seguire la pagina per non perderti degli altri interessanti video sul mondo olistico e sulle discipline bionaturali. A presto!